Ci sono 11 redini nel programma Parelli, 11 definizioni di redini, quindi diciamo nomi per descrivere posizioni diverse delle redini da sella. Una di quelle diciamo più importanti, perché è quella che ci serve quando dobbiamo fare diciamo, uscire fuori da una situazione di emergenza, si chiama redine di controllo. La redine di controllo è quella per il quale noi prendiamo il nostro cavallo, letteralmente scendiamo giù, prendiamo corta la redine e poi andiamo a darci una coltellata qua a metà gamba, ok? Questa si chiama redine di controllo. Posso con l'altra mano anche spingere sul pomello o sull'arcione, se non ho il pomello, nel caso che monti una sella all'inglese, spingo, ok? E rimango lì, in modo che anche se il cavallo è un cavallo di quelli un po' belli pesanti, che comincia a tirare forte sull'imboccatura o sulla capezza, dipende quello che c'è in quel momento, riesco a veramente fare tanta forza, ok? Cosa succede dopo la redine di controllo? Beh, se il cavallo si ferma niente, ma se il cavallo è in una situazione, si dice cervello destro, no? Cioè quando ha perso ogni lume della ragione e quindi pensa solamente a scappare o a correre via insieme ai suoi amici che sono là che galoppano davanti, come a volte succede quando siamo passeggiate, noi si rimane indietro e tutti ci abbandonano partendo dal galoppo e noi, oddio, oddio, che succede ora? Il nostro cavallo comincia a correre, non sappiamo più come fermarlo. Ecco, una bella redine di controllo fatta bene subito, non quando siete in velocità perché sennò vi cappottate e vi ammazzate voi il cavallo, ma all'inizio, subito, appena parte il cavallo, lo girate da una parte, fate appunto una redine di controllo forte e dopodiché fate una discesa di emergenza. Nella discesa di emergenza dovete, usando ovviamente le redini, dovete fare la redine di controllo, poi spingere con l'altra mano sul pomello, spingere via il posteriore del cavallo e appena il cavallo rallenta un attimo e vi dà un attimo di tregua, saltare di sotto e, se avete anche questa parte qua, tirarla via e mandare ancora via il posteriore, perché così lo fate, lo continuate a fare girare e quando il cavallo incrocia i posteriori non può spingere in avanti, per cui rimane in un cerchio intorno a voi. Per di più poi, mandando via il posteriore, impedite anche al cavallo di potervi colpire con un posteriore perché magari vuole scappare o perché magari vuole calciare, non si sa. In quelle situazioni lì bisogna mettersi in sicurezza, noi e il cavallo. Quindi redine di controllo, pugnalata nel mezzo alla coscia qua, così, per tenere tutto. Dopodiché, appena il cavallo vi dà un attimo di tregua, saltate di sotto, mandate via il posteriore e ristabilite un attimino la situazione di controllo. Dovete scendere a sinistra o a destra? Semplice, scendete dalla parte dove, se avete ovviamente un hackamore naturale a questa maniera qua, scenderete dalla parte dove avete la lead rope. La lead rope sarebbe questa, ok? Queste sono le redini. Questa qui è la lead rope, che me la passo a questa maniera, l'ho fatto già vedere in un altro video. Mai passarla, legarsela, c'è sempre così nella cintura, in modo che se io cado, il cavallo va via, questa qui fa e se ne va, ok? Non è legata a me, è solo infilata a questa maniera. E questa parte qua deve essere sempre più corta di questa parte qui, perché se io invece la faccio lunga, che succede? Che poi, mentre magari trotto, può infilarsi dentro e ecco che mi esce fuori un nodo. E allora qui sì, mi faccio veramente male. Ma se io sto dietro alle regole, questa corta e questa lunga, non succede nulla, ok? Quindi se io questo lo porto a destra, scenderò a destra, se io questo lo porto a sinistra, scenderò a sinistra. E se non ce l'ho, scendete dalla parte che vi torna meglio. Non è un problema. È ovvio, se io sono su un redolone e di qua c'è un burrone, non mi metterò di certo a scendere da questa parte, no? Ma probabilmente non scenderò nemmeno, magari cercherò di controllare un po' il cavallo e arrivare in un punto un pochino migliore,
e poi dopo dovrò lavorarci su quel cavallo là un po' a casa, dovrò cercare di addestrarlo un pochino meglio, perché si sta sempre parlando di situazioni emergenziali, cioè si sta parlando di situazioni che non dovrebbero accadere se ho preparato bene il mio cavallo. E per preparato bene il mio cavallo nell'ambito del programma Parelli non significa portarlo a un livello 2, significa portarlo a un livello 4. Quello è un cavallo preparato bene, che vi dà soddisfazione e vi potete divertire in sicurezza e magari anche farci delle gare. Un cavallo un po' così, che stiamo intorno al livello 2, è possibile che ogni tanto magari vi possa succedere qualcosa in certi contesti, in certi ambienti, eccetera. Ci ho fatto anche un video, no? Su come il cavallo può cambiare. Mi sembra che si intitoli "E di colpo il cavallo impazzì", qualcosa del genere, magari ve lo metto qua sopra sulle schede, dove spiego un po' la psicologia del cavallo e come può cambiare in funzione delle situazioni, per cui più io riesco a preparare il mio cavallo, a riempire tutti i calici della confidenza, poi andate a vedere questo video che ve lo spiego per bene, più riesco ad avere un cavallo sicuro in tutte le situazioni e non solamente quando sono dintorno casa o nel giardino di casa. Quindi, che devo aggiungere oltre a questo? Niente più di questo, direi. Discesa d'emergenza, imparate a farla bene, allenatevi a farla bene a casa, allenate il vostro cavallo a voi che fate la discesa d'emergenza e dopodiché, quando è il momento, vi verrà in automatico e non dovrete nemmeno stare a pensarci più di tanto. Se non provate mai a farla, è possibile che al momento opportuno avrete dei timori e perderete l'occasione di farla e in quel momento lì magari vi metterete in un rischio che potevate tranquillamente evitare. L'addestramento nostro, oltre che del cavallo, ho ritoccato un'altra volta il microfono, è uguale, ok? L'addestramento nostro, oltre che quello del cavallo, è importantissimo, è per questo che noi dobbiamo montare tanto, dobbiamo impratichirci tanto con le redini, con l'attrezzatura da sella, da terra, eccetera eccetera, perché ci mette in sicurezza, perché facciamo le cose senza doverci più pensare e facciamo la cosa giusta. E ricordatevi che Parelli dice sempre: la pratica non rende perfetti, solo la pratica perfetta rende perfetti, quindi io devo sempre cercare di praticare ma nella maniera giusta e per questo magari un occhio non fa male. Tengo a ricordare ancora una volta, cerco di farlo in più video possibili perché so che alcuni di voi non lo sanno, se guardate sotto vedete che c'è un pulsante abbonati, nella sezione abbonamenti ci sono tanti video un po' come questi, un po' anche più approfonditi sulla parte di Liberty, sulla parte di freestyle è montare così come sto montando io in questo momento, diciamo video che magari vi possano dare una mano a andare un pochino più avanti in fretta, vi danno un maggior supporto, costa una bischerata, se lo fate ci fate altro che piacere, anche perché non fate solamente piacere a noi ma fate piacere a tutti, perché è grazie agli abbonati che noi riusciamo a fare dei video anche free come quello che stai guardando in questo momento. Se poi avete bisogno di informazioni maggiori, di un aiuto più personalizzato per delle problematiche vostre particolari, allora in quel caso lì invece ho un servizio di distance coaching che potete trovare tutte le spiegazioni del mondo, come funziona, come non funziona, quanto costa, eccetera, eccetera, sul mio sito. Il mio sito è matteoniorsici.com, lo vedete, sta scritto anche qua su in cima. E se non vi garba il nome matteoniorsici.com, mi dispiace, c'è quel nome lì, però insomma potete andare anche usando un altro nome che è equitazionenaturale.info, va sempre nel solito posto, atterrate sempre nel solito aeroporto e potete andare lassù in alto a destra, trovate prima supporto e poi distance coaching e vi viene la pagina da cui potete trarre tutte le informazioni che vi servono. Se invece volete ancora di più, un corso in presenza, dovete andare sempre lì, però cliccare su Corsi Parelli e lì avete tutti i corsi in presenza che potete fare con me, almeno da qui alla fine dell'anno, insomma ce ne sono altri che potete fare, poi l'anno prossimo li comincerò a aggiungere un pochino più avanti. Grazie di avermi ascoltato fino a qui e noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. Before I pass out, I'm too lonely